Congratulazioni, se hai investito in argento negli ultimi mesi, probabilmente, nonostante il calo recente, dovresti essere ancora in profitto e tranquillo, a meno che tu non abbia comprato proprio il top assoluto. Se magari il 20 settembre 2024 hai visto il mio video in cui parlavo dell'argento, in cui dissi ora entro pesantemente sull'argento, se mi hai seguito, ecco, probabilmente ora sarai seduto su degli ottimi gain. Magari hai anche già preso profitto, magari hai già venduto qualcosa e ci sta, va bene così, perché non c'è nulla di sbagliato nel prendere profitto ogni tanto qua e là, anche su asset solidi come oro, argento. Oggi però non voglio parlarti di risultati, voglio mostrarti qualcosa che là fuori nessuno dice. Infatti molti parlano di quando è il momento di entrare sul mercato, ma quasi nessuno ti dice quando e come uscire. Bene, esattamente come nel 2024 ti dissi ora compro argento e ti mostrai il perché e il come, oggi farò la stessa cosa mostrandoti la mia exit strategy, quindi come, perché e dove ho intenzione di uscire. Perché sì, uscire è tanto importante quanto sapere entrare. Puoi entrare bene, ma se non sai poi quando uscire, rischi di fare un gran macello. Quindi mettiti comodo, spegni le notifiche e partiamo subito. Partiamo dall'analisi del contesto. Come ogni volta bisogna capire, contestualizzare per comprendere ciò che è stato, ciò che è e ciò che potenzialmente potrebbe essere. Il 20 settembre 2024 usciva un mio video intitolato "Perché l'argento potrebbe esplodere, non rimanere indietro". In quel video sostanzialmente dicevo compra argento adesso. All'epoca l'argento quotava circa $30 l'oncia e quando uscì quel video molti mi dissero "Ma sei pazzo, è il momento di vendere, non di comprare". Io invece in quel video analizzai le richieste d'argento, la produzione d'argento e al minuto 19 dissi chiaramente tieni d'occhio l'argento. Quel video segnò il mio ingresso, come dissi appunto, più massiccio nell'argento che già stavo accumulando. Sì, mentre era ad un top locale importante, sì, mentre molti dicevano è già troppo alto per entrare. Col senno di poi abbiamo raggiunto dei livelli sull'argento impressionanti e quindi chi mi ha seguito in quell'avventura, in questa avventura, in questo anno e mezzo, probabilmente ora è seduto almeno su un per 2, un per 3 del portafoglio, nonostante i recenti cali. Perché entrai così forte? Perché vidi, perché scrutai un'opportunità asimmetrica, cioè un rischio limitato per entrare a fronte di un potenziale enorme. E in questo video adesso ti mostrerò proprio il come sono entrato, quindi quali trigger hanno scatenato il mio ingresso più forte sul mercato e quegli stessi trigger applicati anche per l'uscita. In questo modo avrai in un unico video il come entro, il come esco, il dove porto i soldi, dove li sposto quando esco e soprattutto potrai estrapolare quello che ti sto mostrando per portarlo anche su altri asset. Nel breve termine una prima finestra temporale si è già in realtà chiusa, abbiamo visto già un crollo, io sono riuscito a vendere proprio poco prima di quel crollo, ma attenzione, non ho venduto tutto e infatti tra poco ti mostrerò il che cosa vendo, appunto il perché e il come sono posizionato, perché tutto parte dal comprendere il perché ci siamo posizionati su un asset e poi abbinare chiaramente gli obiettivi nostri a quella che è la strategia che ti mostro tra poco. Prima però di entrare nel dettaglio della mia strategia, che coinvolge tanto l'argento quanto l'oro, vorrei mostrarti una via per trasformare l'oro in uno strumento di rendita. Infatti, per i più avvezzi al mondo delle cripto, è possibile utilizzare soluzioni come uHodler, un exchange certificato, registrato per lavorare e operare anche in Italia. È possibile guadagnare interessi sul PAXG, il Pax Gold, cioè la versione tokenizzata dell'oro, coperto, attenzione, da oro fisico, depositato presso LBMA. E ho fatto anche un video sul canale in cui parlo proprio di Pax Gold. Questi interessi che offre uHodler, a seconda del nostro livello sull'account, possono raggiungere fino all'11% annuale. Attenzione, 11% annuale sull'oro. È tantissimo. Di base, gli interessi sono intorno al 2,5%, che sono già ottimi interessi. Ma facendo trading oppure scambi spot, quindi comprando e vendendo banalmente, possiamo aumentare quei livelli e quindi puntare anche a ottenere interessi maggiori, pagati settimanalmente. Diciamo che nella media dei volumi che fanno le persone comuni possiamo
aspettarci tra un 2,5 e un 7% annuale, che è già sicuramente un signore interesse. Nel mio caso, per esempio, ho il 6% di interesse sul Pax Gold e il 14% sugli USDC, quindi sulla liquidità pronta ad entrare nel mercato. Insomma, una buona soluzione per detenere oro mentre parallelamente guadagni interessi. Personalmente, come uso il Pax Gold? Lo uso per accumulare gradualmente oro, quindi creare i miei pack d'accumulo anche partendo da cifre piccole, perché infatti puoi accumularlo su qualsiasi exchange a partire anche da 2, 3 euro, 4 euro al giorno, con commissioni molto più basse rispetto all'oro fisico. Io che cosa faccio? Accumulo Pax Gold, li porto su YODLER, guadagno interessi e poi gradualmente vado a vendere quei Pax Gold o per stablecoin oppure per Bitcoin se c'è un buon ratio tra i due, quindi l'oro è alto e Bitcoin è basso, li converto in Bitcoin o in altri asset e poi quello che ho convertito vado parallelamente a comprarlo in oro fisico. Quindi magari ho accumulato $3.000, magari ho accumulato un'oncia d'oro in Pax G, vendo e compro l'equivalente fisico su un banco dei metalli. Ti lascio qua sotto il link di YODLER, codice DEMASI per ottenere delle scintille che potrai utilizzare per fare cloud miner e ottenere anche dei bitcoin gratis, che gratis non è mai male. Arriviamo finalmente alla regola, alla strategia che utilizzo proprio per muovermi con l'argento e per decidere quando entrare e quando uscire. E qui ti faccio una domanda: che cosa guardi per decidere se è il momento di entrare o uscire dall'argento? Guardi il prezzo? Bene, se la risposta è sì, guardo il prezzo, ecco, questo è probabilmente l'errore che fanno molti. Molti mi chiedono infatti: quando è che venderai argento? Quando sarà arrivato a $150? A $200? E quello che rispondo io è: ma perché dovrei misurare l'argento o l'oro in euro, in dollari, insomma in valuta fiat? Cioè qualcosa inflazionabile all'infinito e slegata da ogni realtà fisica. Sarebbe un po' come misurare il valore di una casa con soldi del Monopoli. Quindi no, non guardo il prezzo dell'oro o dell'argento rispetto all'euro o qualsiasi altra valuta fiat. Certo, lo tengo d'occhio, ma non è quella discriminante che uso per decidere quando è il momento di entrare o di uscire. Infatti, per capire se l'argento è economico o caro in un dato momento, lo confronto non al prezzo delle valute fiat, ma al prezzo dell'oro. L'unico bene monetario verificabile, non inflazionabile, scarso e universalmente riconosciuto da millenni. In pratica utilizzo l'oro come mia quote value piuttosto che il dollaro o l'euro, perché storicamente l'oro è stato in grado di mantenere inalterato il potere d'acquisto delle persone. Di conseguenza uso quello come mia valuta base e su quella vado a confrontare poi l'argento e gli altri asset per capire se rispetto all'oro sono in quel momento sopravvalutati o sottovalutati. In altre parole, se in un dato momento rispetto all'oro mi conviene di più detenere quell'asset perché sta facendo meglio, oppure se mi conviene convertire in oro e quindi detenere la quote value, cioè appunto l'oro. Questo rapporto, nel nostro caso specifico, si chiama Gold to Silver Ratio, il GSR, che puoi vedere rappresentato in questa foto. Il GSR si compone di due parti: il prezzo dell'oro, chiaramente quotato in valuta fiat a questo punto, fratto diviso il prezzo dell'argento, anch'esso quotato in valuta fiat. Perché ovviamente dobbiamo avere un metro di paragone con la valuta fiat. Ecco perché ho detto non guardo direttamente a che prezzo si trova in un dato momento l'asset, ma implicitamente comunque parliamo di valore dell'oro e valore dell'argento denominati nella valuta che utilizziamo tutti i giorni. E ci sta che sia così. Vediamo un esempio. Ipotizziamo di avere da questa parte oro a $3.300 l'oncia. Dall'altra parte abbiamo argento a $33 l'oncia. Il GSR sarà dato da 3.300 diviso 33 uguale 100. Che cosa significa però sto 100? Cosa significa questo numero? Significa che servono 100 once di argento per comprare un'oncia d'oro. Andiamo a vedere quindi un po' di dati. Devi sapere che storicamente, negli ultimi 30 anni, il GSR, quindi il Gold to Silver Ratio, ha oscillato attorno ai 60-80, come puoi vedere in questa foto. Cosa significa?
60-80 significa che ha oscillato in un range che va tra le 60 e le 80 once di argento per comprarne una di oro. E usiamo proprio questo range 60-80 come il nostro fair value, cioè come il nostro punto centrale all'interno di quella che è la nostra strategia, andando a delineare quindi sopra gli 80 una situazione di argento economico rispetto all'oro. Sotto i 60 l'argento più caro rispetto all'oro. In questo modo io so che se devo pagare più di 80 once di argento per averne una di oro, vuol dire che l'argento è fortemente sottovalutato rispetto all'oro. Viceversa, se io devo pagare meno di 60 once di argento per acquistare l'oro, significa che l'argento è più caro rispetto all'oro. Nel mio video di settembre 2024, come puoi vedere in questa foto, il gold to silver ratio era di poco sopra gli 80, oscillava tra gli 82 e gli 89. Un segnale che l'argento era di fatto sottovalutato rispetto all'oro. Qualche mese dopo raggiunse il picco di 100, rafforzando maggiormente la mia ipotesi che ci trovavamo davanti a una potenziale escalation dei prezzi, quindi un'opportunità veramente asimmetrica per entrare fortemente sul mercato. Ed ecco perché sono entrato fortemente, nonostante molti gridassero il prezzo è troppo alto. Beh, il resto direi che è storia. L'argento da quel 20 settembre 2024 ha fatto un rally impressionante, siglando un incredibile più 235%. Abbiamo visto il che cosa mi ha triggerato ad entrare, vediamo come uscire. E attenzione, so che magari ora direi, vabbè è semplice, quando il gold to silver ratio va sotto i 60, vendo. Sì, ma non così in fretta. Infatti nella mia strategia ho anticipato che ho venduto, ma non ho venduto tutto. E ora ti spiego proprio il perché. Ho sempre detto, e chi mi segue sul canale, su Telegram, a proposito, se ancora non sei nel gruppo Telegram, iscriviti perché lì abbiamo una comunicazione diretta, immediata, o anche chi mi segue sulla mia newsletter che è totalmente gratuita e ti arrivano ogni settimana email specifiche con analisi e tutto quello che c'è veramente da sapere sul mercato. È un modo per me molto più diretto per comunicare sia il gruppo Telegram che la newsletter, perché nella newsletter mi basta scrivere l'articolo, inviarlo e arriva in automatico sulla tua casella di posta, mentre nel gruppo Telegram banalmente possiamo chiacchierare, chattare come fossimo al bar, mentre qui devo registrare il video, farlo editare, quindi ci vuole sempre un po' più tempo e un video come questo magari uscirà tra 2 settimane, 3 settimane dopo che l'ho registrato. Ecco perché ti invito a entrare nel canale Telegram, qua sotto ti lascio il link, e iscriverti anche alla mia newsletter gratuita, sempre ti lascio il link qua sotto e il QR code che ti apparirà qua. Detto ciò, ho sempre detto quando il GSR scenderà a 50 inizierò a vendere qualcosa. Bene, il 14 gennaio 2026 il GSR effettivamente è sceso sotto 50. Che cosa ho fatto? Ho venduto il 50% della mia posizione su, attenzione, SLV, quindi sull'ETF, su argento cartaceo. Risultato, il mio investimento iniziale è stato interamente recuperato praticamente. Il restante 50% è praticamente un free roll, cioè una roba che è rimasta lì a rischio zero e upside illimitato. Se va in perdita non sto perdendo il mio capitale iniziale perché io l'ho già recuperato. Ma mi spiego meglio. Quando mi posiziono in argento io lo faccio su 2 fronti. Il primo è l'argento fisico. Quello è un argento che tengo a lungo termine. Un argento che non mi preoccupo di vendere perché lo voglio accumulare, esattamente come per l'oro, per passarlo in eredità ai miei figli. Non mi interessa venderlo a meno che non scatti qualcosa che cambi la connotazione, il valore intrinseco di oro e argento. Ecco, se succedesse un evento particolare che trasforma l'oro e l'argento non più in quello che è stato per millenni, ma in qualcos'altro, quindi fa decadere quel loro status, ecco che in quel caso chiaramente mi muovo di conseguenza, ma fino ad allora oro e argento fisico sono accumulati, detenuti e rimangono lì. Non li uso come strumento per generare ricchezza, li uso come strumento di riserva, di protezione del mio potere d'acquisto sul lungo termine. Quindi tutta un'altra strategia. Dall'altro lato abbiamo la speculazione. Per speculare utilizzo appunto ETF, ETC, quindi carta di fatto, tipo l'SLV o argento tokenizzato o oro tokenizzato, visto che abbiamo citato prima Pax Gold. Quello è un altro sport. L'obiettivo di quella roba lì è farmi arricchire, tra virgolette, quindi speculare sul prezzo, non proteggere il mio potere d'acquisto nel lungo termine, ma speculare sulle onde del prezzo, sul come si muove il prezzo. Obiettivo,
accumulare denaro da riportare poi sul fisico. Ecco, fatto questo preambolo fondamentale, importantissimo, veniamo al nostro esempio. Immagina di aver investito, per esempio, nel settembre 2024, dopo aver visto il mio video, $100. Hai comprato $100 di argento cartaceo. Ipotizziamo argento cartaceo perché quello fisico chiaramente ha anche delle commissioni da calcolare, però andiamo, per semplificare i calcoli, a eliminare le commissioni. Ipotizziamo quindi di entrare a settembre 2024 con $100 ad un prezzo di $31 all'oncia. Avresti accumulato 3,22 once di argento. A gennaio 2026, come puoi vedere in questa foto, i prezzi sono saliti del 179%, arrivando a $87 l'oncia. Quindi le tue 3,22 once di argento acquistate con $100 ora valgono $280. Vendi il 50% e incassi $140. Toglici il 26% di tasse, visto che siamo in Italia, rientri quindi di $103. Quindi hai ripreso il tuo investimento di $100, sì, hai ripreso $3 di profitto, tolte le tasse, purtroppo siamo in Italia e ci mangiano sopra alla grande, comunque sei rientrato del tuo investimento e hai un modestissimo gain. Attenzione però, hai ancora un 1,61 once praticamente gratis. Rimangono lì nel tuo portafoglio totalmente gratis, a costo zero, perché tu sei rientrato del tuo capitale, sì, ma hai anche delle once d'argento che hai accumulato e stanno lì sfruttando proprio questo movimento. Quindi hai sfruttato l'escalation del prezzo per recuperare il tuo capitale, ma contemporaneamente anche avere l'argento, fisico o non che sia. Quindi banalmente hai moglie ubriaca e botte piena. Questo è esattamente ciò che ho fatto, esattamente così come te l'ho detto, con un capitale ovviamente molto maggiore. Attenzione però, il fatto che io sia uscito, come vedi in parte, non significa che io creda che l'argento crollerà ulteriormente. Mi aspettavo che ci sarebbe stato il crollo, infatti sono uscito, dopo la mia uscita il prezzo è continuato a salire, ma io avevo ancora la mia parte free, lì, ferma. Poi il prezzo è crollato e io ho ancora la mia parte free, lì, ferma. Ripeto però, non sono uscito perché mi aspetto che crollerà drasticamente, ma perché ho raggiunto quello che era il mio obiettivo iniziale. Il rapporto rischio-rendimento non era più così asimmetrico come quando sono entrato. Sono entrato a un rapporto gold to silver ratio di 100, sono uscito appena è sceso sotto i 50, perché sotto i 50 detenere argento non è poi così più conveniente rispetto all'oro in quel momento. Infatti, in quel lasso temporale l'argento stava sovraperformando l'oro. Infatti, storicamente, quando il GSR crolla velocemente sotto i 50, l'argento sovraperforma fortemente nel breve termine, ma poi sottoperforma l'oro nella fase immediatamente successiva, quindi tende poi a tornare verso il suo range centrale. Ecco che in quella fase ha molto più senso spostare quell'argento verso l'oro, ed è proprio quello che ho fatto. Una parte ho preso profitto, una parte l'ho girata di nuovo nell'oro. Ancora una volta, non significa che l'argento debba crollare, significa che l'oro diventa il veicolo migliore per preservare ricchezza in quel dato momento. Ripeto, il fatto che il GSR crolli drasticamente non vuol dire che l'argento debba crollare. Ricordiamoci che si tratta di un rapporto tra oro e argento, non argento rispetto a valuta fiat. Quindi magari l'argento è a 120 e continua a salire, magari arriva a 130, 140, 150, ma contemporaneamente sale anche l'oro. Quindi è una questione di bilancia con da un lato oro, da un lato argento. Se entrambi salgono, continuiamo ad avere, magari ipotizziamo livello 50 come rapporto, e entrambi salgono alla stessa velocità e il livello rimane 50. E quando uno dei due supera l'altro che il livello si sposta. Quindi non vuol dire che spostare liquidità quando scende sotto il 50 significhi necessariamente che da lì a breve poi ci sarà un crollo dell'argento. No, significa che il rapporto tra oro e argento ha iniziato ad incrinarsi, dando un maggior chance all'oro di sopravvalutarsi rispetto che l'argento. Tutto lì. Quindi ho venduto una parte speculativa per girare i fondi sull'oro, in questo caso, o su altri asset che hanno un potenziale secondo me maggiore in questo momento. Ad esempio il rame può essere interessante. Questo per la parte speculativa, la parte fisica invece rimane lì salda dov'è e la detengo sul lungo termine.
Ora che ti ho mostrato chiaramente come mi sono mosso, quindi come sono entrato, come sono uscito, che cosa ho guardato per decidere quando entrare e quando uscire, andiamo a trarre una lista di suggerimenti pratici che puoi implementare e replicare non solo con oro e argento, ma anche su altri asset. Quindi vediamo 6 principi chiave che puoi e dovresti tenere d'occhio. 1. Non vendere per paura, vendi per strategia. Il prezzo di 90, di 100, di 120, di 150 per l'argento non è il segnale, ma il GSR, il Gold to Silver Ratio, è il segnale. Se domani l'argento va a 150, ma il GSR resta fisso a 50, non vendo. Se scende ancora questo rapporto, allora sì, perché rimanendo fisso di fatto non sta cambiando nulla. Aumentano i prezzi rispetto alle valute fiat, ma tra oro e argento l'equilibrio rimane costante. 50. Se scende, allora vuol dire che l'argento sta sopravvalutando, sta sovraperformando rispetto all'oro. Ed ecco che allora inizio a ribilanciare, riquotare, portando da argento ad oro. Per esempio, quando l'argento è sceso a 70 e il GSR è salito a 55-58, ho iniziato a preparare capitale per ritornare di nuovo in parte di là sull'argento, una piccola parte verso i 60-70, punto di riequilibrare nuovamente, riportare di là. Anche se non è altamente sopra gli 80, si può creare comunque nel breve termine un po' di speculazione. Ricordati, il dollaro, l'euro sono rumore. Il rapporto tra oro e argento è il segnale. 2. Oro e argento si muovono insieme, ma non allo stesso ritmo. Questo è un punto cruciale da comprendere che ti ho già anticipato prima, ma che riprendo fortemente ora. Il GSR legge il rapporto tra oro e argento. Quindi se entrambi salgono o entrambi scendono, il rapporto resta invariato, resta costante. Ciò significa che potrei anche essere in perdita rispetto al mio investimento iniziale. Ipotizziamo di comprare oro a 5.000 all'oncia e l'argento facciamo finta valga 50 all'oncia. Il rapporto è fisso, è quello 5.050. Poi il prezzo dell'oro e il prezzo dell'argento crolla, quindi vanno a 4.000 l'oncia l'oro e 40 l'argento. Come vedi, il rapporto è rimasto invariato tra i due e io sono in perdita, perché sono entrato quando era 5.000 l'oro e 50 l'argento e ora sono scesi rispetto alla valuta fiat a 4.040. Sono in perdita rispetto alla valuta fiat sul mio investimento. L'equilibrio è ancora sullo stesso livello, quindi sono ancora in equilibrio tra loro. Questo è un fatto importantissimo, perché se no puoi pensare, vabbè, allora uso il GSR, così faccio profitti, investo, utilizzo quel rapporto lì e guadagno. No, dipende sempre in base a che cosa valuti. Il GSR ha come rapporto oro e argento, non valuta fiat. Quindi tu puoi seguire il GSR ma essere in perdita con la valuta fiat. Attenzione, ancora una volta dipende dal tuo obiettivo. Il mio obiettivo è accumulare più argento, accumulare più oro. Quindi lavoro tra oro e argento, molto semplicemente, sfruttando i picchi di uno e dell'altro per accumulare di più di uno o dell'altro. 3. Non liquidare la posizione, ruotala. Ho venduto il 50% di SLV, ho detto, l'ETF sull'argento, ma non sono rimasto in cash. Ho ricollocato quel denaro in altri asset che offrivano per me uno spunto, ancora una volta un'opportunità asimmetrica più interessante rispetto a quelli di tenere argento. Questo è un trigger importante: non spostare liquidità da un asset, non vendere se non hai già un posto dove andare ad allocare quella liquidità o un'idea di che cosa fare con quella liquidità che possa valere di più, possa farla fruttare meglio rispetto che detenerla sull'asset in cui eri posizionato. Ecco, nel mio caso l'oro sta diventando più interessante in un determinato momento rispetto all'argento, così come il rame, quindi ho venduto quella parte ricollocata su altri asset. 4. Dollar cost average, sia in entrata che in uscita. Così come non compro tutto in uno stesso momento, ma vado a mediare il prezzo accumulando gradualmente, anche quando esco gradualmente. Infatti ho venduto un 50%. Quando venderò la restante parte? A seconda dei trigger che vengono innescati. 50% quando il GSR scende sotto i 50 e a patto che io abbia un altro posto da andare a portare liquidità. In questo caso ovviamente per esempio l'oro, visto che parliamo di GSR, quindi rapporto gold-silver. Se scende a 45 vado a vendere un altro 25%, se scende a 40 vado a vendere un altro 25%, se scende sotto il 35, caso estremo, vado a vendere tutta l'ultima parte, tutto quello che rimane. Questo è il senso. Così come entri gradualmente, esci gradualmente. Non beccherai il bottom e il top perfetti,
ma avrai una decente e più che decente, anzi media, di entrata e uscita che andrà a smussare veramente molto la possibilità di errore. 5. L'argento fisico rimane in portafoglio fino alla fine. Come ho detto, due tipi di argento, quello cartaceo e quello fisico. Quello cartaceo come SLV, token cripto e roba simile, o argento fisico non redimibile, tipo quello che puoi trovare su diversi broker, exchange vari, e infine quello fisico. Quello cartaceo è quello che viene venduto per primo, quindi quello su cui speculo. Quello fisico invece è quello che viene venduto per ultimo e solo nel caso in cui cambiasse drasticamente qualcosa sull'argento o sull'oro, quindi sulla loro connotazione. Per me l'argento fisico non è un investimento, ma un'assicurazione, chiamiamola, contro il collasso del sistema finanziario. Quando è che venderò? Quando il mondo tornerà ad essere razionale. 6. Sono pronto a ricomprare. Ancora una volta, come ho detto, sto solo ricollocando capitale. Se domani il GSR torna sopra i 60, sopra gli 80 ancora meglio, ecco che ricomprerò posizioni speculative sull'argento. Ecco che quindi riporterò capitale dall'oro o dagli altri investimenti, a seconda di come sono andati, quindi se hanno già avuto il loro exploit o meno, verso l'argento. Quindi continuerò a muovere dinamicamente il mio capitale o comunque riposizionare nuovo capitale a seconda di quello che vedo di volta in volta sul mercato. Perché funziona questo approccio per me? E ripeto, ciò che funziona per me non è detto che funzioni anche per te. Nel mio caso specifico funziona perché dopo aver cercato per anni comprare il bottom, vendere i top e fare tutta questa roba qui, ho totalmente rivisto quella che è la mia idea di investimento negli anni, nel tempo. Sono partito chiaramente come tutti più di 10 anni fa ormai, convinto di far soldi con gli investimenti. Ho capito adesso che gli investimenti sono tutt'altra roba e a proposito ho fatto una guida gratuita che puoi trovare, ti lascio il link qua sotto, ti comparerà anche qua sopra un link cliccabile. In quella guida gratuita ti spiego esattamente dalla A alla Z tutto quello che ho capito in questi 10 e passa anni sul mercato degli investimenti e ciò che mi ha fatto svoltare veramente nel mondo degli investimenti. Quindi ciò che mi ha fatto comprendere che da un lato c'è il denaro, dall'altro lato ci sono gli asset e il denaro è utilizzato, è utilizzabile in un certo modo, gli asset in un altro modo. Quindi ho totalmente rivisto quella che è la mia ideologia rispetto il denaro e questo mi ha cambiato e sconvolto totalmente tutti i piani che avevo all'inizio e anche la mia vita. Detto ciò, questo modello funziona per me per 3 motivi principali. 1. Rimuove in me l'ancoraggio dal prezzo in dollari. Quindi non penso più, ho comprato a 33, quindi vendo a 90. Perché ora 90 è tantissimo rispetto a 30-33. No, penso in termini di se il dollaro perde il 50% del suo valore, 90 dollari di oggi equivalgono a 45 dollari di ieri. È un'altra visione. Smusso la paura di perdere guadagni non realizzati, perché i profitti non realizzati non sono tuoi finché effettivamente non li incassi. Con questa strategia so anche quando andare a prendere profitto, quando spostare la liquidità. 3. Elimino la ricerca della perfezione, non cerco di vendere esattamente al top o comprare esattamente il bottom. Mi concentro su una decente media. Come dico sempre, è meglio avere un buon risultato ma ripetibile piuttosto che un unico colpo di fortuna. In definitiva, quindi, non sono ribassista sull'argento, ma semplicemente disciplinato. Mi muovo con intelligenza finanziaria e con strategia, consapevole del fatto che l'argento può continuare a crollare, sì, ma anche consapevole del fatto che lo scenario sul lungo termine non è cambiato e che credo fortemente ancora che questo tipo di asset, argento, oro, rame, quindi tutto ciò che è coinvolto nell'evoluzione tecnologica che stiamo vivendo, continuerà negli anni a essere interessante. Ripeto, non vuol dire che domani non ti faccia un meno 50%. Ecco perché bisogna proprio avere in questi casi delle strategie. In un mondo dove abbiamo debito insostenibile, debasement monetario, transizione verso asset reali piuttosto che cartacei, e ce ne stiamo accorgendo in questi giorni, le fasi della strategia non cambiano. Ecco quindi che è importante appunto avere una strategia che ti permetta di posizionarti gradualmente e cercando di fare il meglio possibile e uscire proteggendo quindi i tuoi guadagni e direzionandoli verso asset che hanno più potenzialità in un determinato momento. Ti lascio qua sotto il link per UHODLer se vuoi utilizzare il Pax Gold per ottenere dei rendimenti sull'oro o per accumulare gradualmente oro. Ti lascio anche il link alla newsletter, al gruppo Telegram. Mi raccomando, sono gratuiti, è un modo più diretto per parlare con me e capire che cosa faccio nel momento in cui lo faccio
e anche il corso gratuito che ho preparato per te sul come mi muovo in termini di denaro e asset. Un abbraccio e ci vediamo martedì prossimo